Bene, ok, sappiamo che nel parco prodotti di DML Audio c'è un brand molto importante, molto innovativo. Entriamo in un settore particolare che scalda subito gli animi di tutti gli audiofili, che sono il mondo dei cavi e delle connessioni. Parliamo di questo brand assolutamente innovativo, di dov'è, molto importante, e soprattutto di cosa si occupa. E diciamo che quando mi proposero anni fa questo prodotto, rimasi sorpreso per la qualità, diciamo, del suono, parliamoci chiaro, cioè si collegava a sti cavi e il risultato era veramente piacevole, tutto pulito, pochi disturbi, molto silenzio, che è una cosa un po' inusuale, diciamo, e lì mi ha spinto un po' la curiosità a conoscere questo prodotto, conoscere anche un attimino la storia di tutto questo, perché insomma l'esperienza arriva da anni e da altri prodotti e da materiali anche brevettati e innovativi. Ha utilizzato e sta utilizzando questo materiale che sono i nanotubi di carbonio, che è un materiale piuttosto giovane come scoperta, perché non è tantissimi anni che è stato scoperto, però ha delle caratteristiche veramente uniche, cioè il fatto per esempio di essere un ottimo conduttore, di avere una dissipazione, voglio dire, importantissima, sono due cose che nel nostro settore, nel nostro campo, sono di importanza fondamentale. Ecco, quindi so che è praticamente una variante, una nuova forma geometrica del carbonio, se non sbaglio. È una nuova forma geometrica del carbonio che ha delle caratteristiche tutte uniche e particolari, che calzano con quello che si vuole fare o ottenere nel contesto dell'utilizzo, insomma. E quindi, diciamo, quello che insomma ci hanno raccontato, insomma, i tecnici antinoise in pratica sono riusciti a manipolare questo materiale in modo particolare, no? Bravissimo, perché il problema di questo materiale è che se non viene lavorato in un certo modo, e vi dico questi cavi addirittura vengono fatti a temperatura costante, perché è una cosa importante in questo caso, e diventerebbero dei cavi estremamente rigidi e la difficoltà dell'utilizzo sarebbe palese, insomma. Ecco, infatti è impressionante, vedo che stai maneggiando un cavo. Di solito ormai siamo abituati a questi pitoni enormi, immaneggiabili, durissimi, rigidissimi. Vedo che se ci fai vedere questi qui assolutamente una flessibilità incredibile, quindi installarli, montarli nell'impianto diventa facilissimo. Diventa facilissimo, che questo voglio dire è un cavo che possiamo, questo vale anche per questo cavo che è grande. Questo cavo è un cavo di alimentazione dei più grandi, ma voglio dire, noi riusciamo a piegarlo come vogliamo, voglio dire, il materiale, i nanotubi di carbonio è un materiale molto resistente. Quindi queste caratteristiche sono proprio tipiche, possiamo dirlo, di questa molecola, di questo nanomateriale, quindi si può andare, io direi, invita pure ad andarlo a cercare bene su assolutamente internet. Andate a cercare le caratteristiche di questo materiale. Forse c'è un video, ci sono dei video che abbiamo pubblicato sul nostro sito, se andate a vederlo, tra i video troverete anche Antinoise e un pochettino la storia di questo materiale, chi l'ha scoperto, come, perché, molto interessante, vi invito assolutamente ad andarlo a vedere. Bene, alle tue spalle vedo un po' di oggetti di antinoise, un po' di prodotti divisi in due tipologie principali: il mondo dei cavi, che insomma conosciamo bene o male tutti, ma in principio il primo step in realtà è stato quello dei linearizzatori. Cosa sono esattamente? Esatto, cioè tutto questo lavoro, in realtà tutto questo studio è partito per ottimizzare, migliorare, linearizzare in realtà le alimentazioni dei nostri apparecchi, perché i disturbi che gli alimentatori creano e che arrivano direttamente già dall'alimentazione, cioè dalla rete elettrica, sono tantissimi e non fanno altro che andare a sporcare l'alimentazione dei nostri apparecchi. Questo cosa significa? Come se parlassimo dell'alimentazione di una macchina: benzina sporca, macchina che rende male. Ecco, in questo caso, attraverso questi apparecchi, per esempio, io cito una cosa che sembra strana ma è molto importante per noi che utilizziamo la musica liquida, cioè attaccare questo apparecchio ad un modem porta dei benefici enormi, perché il modem gli arriva un'alimentazione corretta, pulita, e ci fa suonare meglio, fa passare delle informazioni di qualità migliore.
Questo vale per tutte le elettroniche, per i player, per i modem, qualsiasi elettronica a bassa tensione, gli switch, ottiene dei benefici da quello. Ok, se non sbaglio ci sono anche delle multiprese con già il filtro a bordo, quindi possiamo andare a collegare tutto l'impianto sostanzialmente. Questa è diciamo la versione più semplice. Ecco, ma soprattutto sono oggetti passivi. Ecco, spieghiamolo bene perché siamo abituati. Molto importante. Grazie all'utilizzo di questo materiale si è potuto fare in maniera totalmente passiva, cioè senza utilizzo di filtri, componentistica, una pulizia dell'alimentazione per i nostri apparecchi che è unica. Cioè l'oggetto che è lì esattamente, guarda, faccelo vedere magari bene. Ecco, questo per esempio può essere utilizzato, non so, su un player di rete, su uno switch, su un modem. Quindi entra ed esce, non c'è nessun entra altro. Con l'alimentatore standard di utilizzo del proprio modem o del nostro proprio switch e esce con l'alimentazione linearizzata, pulita, quindi cioè senza disturbi, e va ad alimentare il nostro apparecchio. Questo vale per qualsiasi tipo di elettronica. Il beneficio è assolutamente udibile perché voglio dire, alimentazione pulita, l'apparecchio funziona sicuramente molto meglio. Stiamo parlando anche di prodotti molto accessibili come prezzi. Ce n'è di tutti i prezzi. Dei linearizzatori. Ce n'è di tutti i prezzi. Ce n'è dai primi costi che siamo sotto i 300 euro fino a dei prezzi più importanti, con degli apparecchi più importanti, anche un po' più ingombranti, direi, perché insomma dopo c'è del materiale dentro, insomma. Ok, che per migliorare in una botta sola tutto l'impianto direi che è una cifra assolutamente accettabile, gestibile. Il beneficio è decisamente superiore. Ecco, invece tornando al mondo dei cavi c'è un'ampia gamma, dacci due dritte su come magari sono suddivisi e quante aree in realtà copre, perché copre praticamente tutti i mondi audio e video. Assolutamente, ecco, diciamo, tolto questo prodotto che è un po' unico nel suo genere, e passiamo a quest'altro che, anche se banalmente li definiamo dei cavi che possono sembrare cavi come tutti gli altri, in realtà di comune, a parte, voglio dire, il rame per condurre, hanno veramente poco, voglio dire. Questi cavi sono tutti particolari, sono costruiti, ripeto, con un dielettrico particolare che sono i nanotubi di carbonio, ma hanno anche degli altri materiali che sono assolutamente naturali, hanno un sistema per ottimizzare le vibrazioni che non ha nessun cavo. Diciamo, ecco, il mondo delle vibrazioni nei cavi è un tema che ormai è anche questo sdoganato, quindi tantissimi dispositivi, in questo caso il cavo in effetti è già ammortizzato, è già dotato di sistema per... Perché diciamo il cavo appoggiato sul pavimento, il pavimento vibra, l'impianto vibra suonando chiaramente, soprattutto se l'impianto è importante. Vibra tutto, vibra già tutto. Lo stabile di suo, ecco, voglio dire, non... Però proprio durante una performance musicale a maggior ragione abbiamo i bassi che fanno vibrare tutto, ecco. Ecco, vedo in mano stai maneggiando un tipo di cavo particolare. Ecco, questo è un cavo HDMI, detto in italiano, ed è sicuramente però un cavo 8K da caratteristiche particolari, perché il fatto poi che abbiamo i nanotubi di carbonio come dielettrico lo rendono unico, e il sistema di controllo delle vibrazioni e tutte queste belle cose, caratteristiche che c'hai, caratteristiche come i materiali naturali al suo interno, voglio dire. Quindi, permettono, diciamo, di essere tutto più libero, il suono, l'immagine, tutto il resto. E possiamo disporre anche di cavi di rete. Sì, assolutamente. Un'ampia gamma, anche qua da tutti i prezzi. Cavi di rete Cat8 di diverse tipologie, voglio dire, a secondo dell'importanza del trattamento del cavo stesso, voglio dire, nel senso, e quindi possiamo partire dai prezzi relativamente bassi, perché non si può fare un cavo di rete di alta qualità dal costo basso, insomma, si cozza la cosa. Questo vale un po' per tutto, ecco, certo. Voglio dire, e quindi abbiamo la pulizia dell'alimentazione, i cavi di grande qualità, risultato, abbiamo un risultato molto soddisfacente alla fine per tutti. Allora vi consiglio di andare sul nostro sito a scaricare i listini, a vedere i video, a leggere le caratteristiche.
e perché sono veramente uniche, ma soprattutto provare i cavi, se posso dare un consiglio. Detto questo, per qualsiasi cosa siamo disponibili su dmlaudio.it.